Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, buona domenica. Prima di cominciare questo video volevo analizzare un attimo ciò che è successo nelle partite Inter-Monza e Bologna-Milan, perché ci sono stati tanti spunti dal punto di vista arbitrale, il VAR, una classe arbitrale appunto secondo me completamente incompetente, perché si vedono delle cose in Serie A con la tecnologia in campo che non stanno né in cielo né in terra. Al di là delle leggi scritte, ci doveva essere l'on-field review, ho visto io, allora il VAR non interviene. Bisogna eliminare questi protocolli, secondo me. Avete messo la tecnologia? Perfetto. C'è il fallo, perché parlo ovviamente di Bologna-Milan. C'è quel fallo, il primo fallo del pestone su Saelemaekers. Il pestone c'è. Perché non è stato andato a rivedere al VAR? No, perché quello ha visto in campo? No. C'è una situazione dubbia. Basta. L'arbitro non conta più. Deve essere il VAR che deve richiamare subito e rivedere, perché noi rivediamo il replay da casa dopo l'azione, rivediamo il pestone perché come l'abbiamo rivisto noi, l'avete rivisto anche in sala VAR, perché non è stato richiamato su quel calcio di rigore? Questo video vuole anche essere da monito per tutti quelli che mi scrivono nei commenti e voi vi lamentate sempre degli arbitri, però poi quando le cose succedono alle squadre avversarie non dite mai niente, no. Su questo canale c'è un livello di sportività di dimensioni enormi, perché lo sono sempre stato e perché sono sempre stato un amante del calcio giocato, al di là dei colori. Ovviamente tiro sempre acqua al mio mulino perché sono un tifoso del Napoli, però l'essere obiettivi poi è secondo me doveroso nei confronti di chi ti guarda, ma nei confronti soprattutto di te stesso. Detto questo, andiamo poi ad analizzare nel dettaglio, ragazzi. Prima di cominciare, se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Se siete d'accordo con me, mettete un like a questo video, condividete questo video con i vostri amici, tifosi rossoneri, tifosi interisti, tifosi di tutte le squadre, ragazzi. Andiamo a vedere cosa è successo. Partiamo dal Milan e poi analizzeremo anche la partita dell'Inter con il Monza, che l'Inter sembra non voler vincere più. Allora, Bologna-Milan, partita difficile, lo si sapeva già sulla carta perché il Bologna viene da una condizione fisica e mentale al top. Thiago Motta sta facendo un grandissimo lavoro, l'ho detto già nei video scorsi post partita delle altre partite giocate. La pecca che è il Milan è prendere quel gol subito. Ovviamente c'è mancanza di concentrazione. Se è appena entrato in campo, il Bologna è entrato subito sul pezzo e ti ha infilato. Però poi non voglio dire che è solo Milan, ma quasi. Che il Milan è riuscito a trovare la quadra con tutto il turnover, 10 cambi, ha giocato tutta la panchina, è riuscito a trovare le contromisure, perché trovare le contromisure a questo Bologna non è per niente semplice. Poi vedremo le altre squadre di alta classifica cosa andranno a fare contro il Bologna, perché già ne sono cadute tante. Comunque, detto questo, mi soffermo un attimo sul rigore, l'ho detto a inizio video. Il secondo rigore, dove si reclama il fallo di mano, ci può anche stare, però lo voglio considerare un errore al 50% perché c'è un triplo rimpallo, deviazioni, ci sono due tocchi prima di arrivare sulla mano del calciatore del Bologna, quindi c'era da interpretarlo diversamente forse, ma c'era da analizzarlo più a lungo e non lo voglio considerare proprio un errore. Vabbè, diciamo che non è un errore, ma perché il primo non è stato dato? Cioè il primo calcio di rigore è sacrosanto, il pestone è calcio di rigore. Poi mi venite a dire no, ma quello ci doveva stare l'on-field review, ci deve stare ci deve stare una coincidenza di intervento, nel senso che il pestone deve arrivare quando io sto calciando il pallone, invece il pestone è arrivato dopo, io l'ho visto sul campo, il VAR non mi può richiamare se io ho preso la decisione. Stronzate, Allora, se abbiamo messo la tecnologia in campo, avete investito soldi per
rendere un campionato più credibile, per evitare questi torti, state toppando e continuerete a toppare fin quando questi protocolli non vengono cambiati. Non esiste che c'è un pestone e il pestone deve andare a finire sotto un comma del regolamento perché il pestone è avvenuto dopo che ha rilanciato il pallone, quello ha visto l'arbitro in campo, quindi il VAR non può intervenire. No, no, no. C'è la tecnologia, usiamola. C'è stato il pestone, quello è rimasto a terra 20 minuti in area di rigore. Porca miseria. Noi vediamo il replay da casa subito dopo l'azione e vediamo che è calcio di rigore. E in sala VAR cosa state facendo? Non mi interessa a me che ha deciso l'arbitro, era una decisione sua e di chi è la decisione. C'è la tecnologia e ci sono 4 cretini dietro a 4 schermi che devono fare il loro lavoro. Quello è un calcio di rigore. Avete comunque danneggiato il Milan. Al di là che io sono un tifoso del Napoli, l'essere obiettivi e analizzare le situazioni è un piacere farlo anche se i colori non sono quelli che sostengo. L'ho detto anche in un video passato, Salernitana Juve, è incredibile non avere le inquadrature fuori gioco. C'era Candreva che teneva in gioco di 5 metri, i calciatori della Juve no, non avevamo l'inquadratura. Ma giù, siamo veramente alla frutta, cioè non riuscite a gestire situazioni che possono essere così semplici con la tecnologia in campo che è un qualche cosa. Detto questo, il Milan comunque poi ha cominciato a fare cambi. Brahim Diaz, è entrato Leao, ha cercato di portare la partita a casa, ha pareggiato con Pobegà, con un gran tiro comunque. Pobegà, è stato bello il gol, palo rete, una sassata da ravvicinata. La partita è stata anche discretamente bella da vedere, però macchiata inevitabilmente da una gestione arbitrale da 4 in pagella. Poi mi chiedo, ma è possibile che non ci sia una domenica che vada tutta quanta liscia? Non c'è. Se andiamo a vedere dalla prima giornata di questo campionato e anche gli anni passati, non ci sono giornate dove puoi dire è andato tutto liscio. No, non ci sono. Vi sfido a trovarmi una giornata di campionato dove non ci sia una squadra che si sia lamentata per errori arbitrali. Non c'è. Non c'è. Poi fatemi sapere nei commenti, ragazzi, perché sarebbe veramente una cosa da andare a ricercare. Detto questo, per Bologna-Milan 1-1, il Milan ha pareggiato. Ovviamente c'è la partita nella testa di martedì contro il Napoli perché è una sfida da dentro fuori, è una finale per loro, è una finale per noi. Ci sta anche questo, ma il Milan ha dimostrato che col turnover se l'è potuta giocare contro un grandissimo Bologna in una grandissima condizione. L'Inter invece è il contrario dell'Inter da Champions League. Vuoi che in Champions League ti va, forse alcune situazioni ti vanno bene, alcune motivazioni sono diverse, però in campionato siamo a livelli di un Udinese, siamo a livelli dello stesso Monza che ti ha infilato e ha vinto la partita 1-0. 11 sconfitte sono troppe per la rosa che hai e per ciò che dovevi fare in questo campionato, perché l'Inter era la favorita per lo scudetto insieme al Milan vincitore in carica, alla stessa Juve che poi ha avuto gli infortuni e compagnia cantando, punti di penalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'Inter ieri non è riuscita a trovare le contromisure per una partita intera. Vuoi i cambi di Inzaghi? Perché per me le responsabilità sono al 70% di Inzaghi. Poi sì, vanno i calciatori in campo, però i calciatori vanno motivati, i calciatori vanno messi in condizione di segnare. Poi ce la prendiamo con Lukaku che non tira in porta, ce la prendiamo con che ne so, con Barella che segna in Champions e poi si mangia un gol. Sono cose relative. Se tu li carichi a pallettoni, carichi i calciatori dell'Inter come li hai caricati nella trasferta contro il Benfica, la partita la vinci. Perché contro il Benfica era tutta un'altra Inter. Al di là della prestazione contro il Benfica, che poi dovrebbe essere analizzata perché sì, hai avuto delle occasioni. Onana
ha fatto quel paradone a fine partita che potrebbe, poteva far andare il risultato sul 2-1 e non sarebbe stata poi una partita più semplice di come lo è al ritorno, perché semplice non è. Il Benfica non è una squadra da sottovalutare e poi la partita la si può vedere già da adesso, la partita che l'Inter dovrà giocare col Benfica. Il Benfica ti metterà sotto per la prima mezz'ora cercando di recuperare lo svantaggio, devi essere bravo al limite a punzecchiare in contropiede e mettere un'altra palla dentro per avere questa matematica quasi certa di raggiungere le semifinali. Detto questo, un grandissimo Monza, perché poi c'è anche da dire che hai affrontato un grandissimo Monza, fisicità, calcio giocato, Palladino sta stupendo, tutta la Serie A e non solo, perché comunque non è che Palladino abbia in rosa Brozovic, Lukaku, Kvaratskhelia, Osimhen, no. Palladino ha i giocatori che ha e sta riuscendo a fare un campionato più che discreto. Secondo me è un campionato al di sopra delle aspettative. Poi c'è anche da dire che il Monza è stata una squadra costruita per rimanere in Serie A. Dichiarazioni di Galliani prima che iniziavi il campionato. E io, come lessi le dichiarazioni allora, dissi ok, il Monza rimane in Serie A, che Galliani, conoscitore di calcio e poi ha steccato pochi obiettivi nella sua carriera da dirigente. Detto questo, è un Inter irriconoscibile in Serie A, è un Inter che non riesce a vincere, 4 sconfitte mi sembra consecutive. No, correggetemi se sbaglio, però dei meriti dell'Inter, ma tanti meriti del Monza che ci ha creduto e ci crede in tutte le partite fino alla fine. Fino alla fine della partita eh, c'è una mentalità nel Monza di stare sempre sul pezzo. Stai sempre sul pezzo, non demordi di concentrazione e cerchi anche di arginare a volte la stanchezza, perché così come il Monza corre 90 minuti e l'Inter corre 90 minuti ci si stanca, però riescono a trovare sempre quel pizzico di lucidità per fare il passaggio giusto e per punzecchiare qualsiasi avversario. Noi tifosi del Napoli, il Napoli in generale, la squadra, deve andare comunque a Monza a giocarsi la partita. E per me non sarà per niente semplice. L'ho detto anche nel video post partita di Napoli-Verona. Il Napoli ha delle trasferte insidiosissime. Però è un Inter che per me o ci sono diktat si dice? Boh, comunque o ci sono ordini dall'alto nel puntare tutto sulla Champions League e in campionato come viene, viene. Però non è una, secondo me non è una scelta che paga, perché non hai per niente, ma per niente, dico per niente, come nessuna squadra italiana, né il Milan, né il Napoli, né l'Inter, ma nemmeno il Benfica, hai la certezza di arrivare alla finale e di vincere la Champions, perché qua ti stai rischiando il quarto posto. Ti stai rischiando il quarto posto. Atalanta, Roma, la Juve se gli ridanno i 15 punti è sopra. Ieri il Milan ha pareggiato, è l'unica cosa che dovevi fare. Milan pareggia, il Napoli pareggia, tu dovevi vincere la partita. Erano queste le motivazioni che dovevano entrare in campo e dovevi far vedere che volevi scavalcare il Milan in classifica. Non è stato così, perché le prendi sottotono. Prendere sottotono le sfide, ragazzi, è il male del calcio. Non puoi snobbare nessun avversario, anche se l'avversario si chiami Albino Leffe e gioca in Serie C. Ma non lo so dove gioca l'Albino Leffe, ho fatto un esempio così, però io l'ho visto con il Napoli in Coppa Italia. Snobbata tranquillamente quella partita. No, nemmeno per il turnover, perché se guardiamo come andò la partita, Spalletti con 10 undicesimi cambiati era sopra 2-1. Poi si addormenta Beresischi. Errore di Beresischi, la Cremonese fa 2-2 e perdi la partita. Ci sta, però tu l'hai presa sotto campo quella partita, altrimenti non ci sarebbe stata storia. Detto questo, ragazzi, questa era la piccola analisi, piccola poi, 15 minuti di video, mi dispiace se mi sono dilungato, ma certe cose vanno dette.
Questa era l'analisi di queste due partite giocate ieri. Ci vediamo alla giornata di Serie A di oggi. Vi auguro ancora una buona domenica. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!